Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, mattino Milan del 15 di marzo. Siamo arrivati anche alla metà del mese di marzo, è un mercoledì, ormai la Champions League sta andando via rapida, i quarti di finale sono già lì che ci aspettano anche altre due squadre che stasera usciranno dagli ultimi scontri possibili. Tra poco ne andremo a parlare, ma parleremo anche un po' ovviamente di calcio, di campo, di Milan, anche se oggi ci concentriamo un po' più sulla Champions League, d'altronde, settimana di Champions. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Henry, ieri l'Inter ci ha copiato, come spesso accade, insomma, nella loro storia, arrivano sempre dopo tentando di imitarci, ma vabbè, pazienza, hanno fatto anche loro la stessa cosa, cioè vittoria 1-0 all'andata e pareggio 0-0 al ritorno, soffrendo di più sia all'andata che al ritorno rispetto a noi, perché come al solito loro le cose le fanno peggio, ma vabbè, sono passati con il Porto. Quindi passa l'Inter e passa di striscio anche il City, direi. Sì, proprio di striscio il City è, Mm. è passato per il rotto della cuffia, come si suol dire. Io ho finito le parole per quel ragazzo, cioè le ho proprio. Il problema sai qual è, Simo? È che di solito finisci le parole perché ne so, Giroud a 36 anni, dopo che hai Mm. visto tutto, finisci le parole per Ibra a 42, 41, quanti ne ha, perché hai visto tutto. Qui abbiamo finito le parole a 22 anni e 236 giorni. Cioè, è questo un pochino il problema. 5 gol in Champions League come Messi e Luiz Adriano, tra l'altro, diventa il terzo giocatore. Ma la cosa più spaventosa per me sono i 36 gol in 36 partite stagionali. Siamo al 15 di marzo, le Idi di marzo, tra l'altro, e quindi potenzialmente può arrivare a fare pari e patta di gol partite da qui alla fine dell'anno Haaland, ed è una roba folle, cioè veramente folle. In aggiunta a ciò, mettiamoci che ha eguagliato, anzi ha rotto il record di Mbappé dei 30 gol in Champions League a 22 anni, perché ci ha messo un centinaio di giorni in Mm. meno. Haaland è una macchina, cioè è una macchina, è uno di quelli proprio del next level, secondo me, cioè proprio di un livello superiore. No, ma è spaventoso anche guardarlo proprio, al di là di tutto, cioè fisicamente anche la faccia, la postura, il modo in cui si mangia la palla quando prova ad andare su per calciare, come si coordina, sembra boh, tarato da un codice, non so come dirti, Sì, sì, non sì, so sembra un provarlo. robot, sembra un robot costruito per fare gol. È Lo spaventoso. vorresti? Non lui, ai quarti. Lui, vabbè. Io guarda cosa ti dico. No. Io ti dico che piuttosto che rivivere un derby con l'Inter, mi becco pure Haaland che me ne fa 4 in faccia. Allora, iniziamo a parlare di questo. Oh, là. Io la mia scelta ce l'ho tra queste. È a Londra di nuovo, dato che ci siamo trovati tanto bene agli ottavi, è una rivincita del girone, è una squadra che rispetto a City, Bayern e Real, secondo me ha qualcosina in meno, è una squadra che già conosci, è una squadra che non sta vivendo un periodo idilliaco. Io mi prendo il Chelsea proprio 100 su 100 tra tutte queste. Allora, io devo dividere un po' tra la testa e non il cuore, cioè sì, sì, La nel senso salute cuore, mentale. nel senso che voglio preservarlo, il cuore. E quindi la mia scelta di testa in teoria sarebbe l'Inter, perché penso che sia la più giocabile per noi per tanti motivi. Sì, quello sì. Il cuore mi dice no. Il cuore mi dice no per tanti altri motivi, tra cui il cuore stesso. Ti dico, forse anch'io andrei sul Chelsea,
perché comunque tra le big è quella che è in più in fase di rodaggio, negli ottavi non è andata particolarmente bene. Ha fatto 2 buone gare col Dortmund, ma non è che ha, diciamo, ucciso la qualificazione, tutt'altro. È un po' più giocabile rispetto al City, eh, è più giocabile rispetto al Bayern, è più giocabile anche rispetto al Real. Il Real è come noi, cioè, cioè, peggio anzi, quando molto suona peggio. la, quando suona la musichetta della Champions capisce più niente, cioè diventa un'altra squadra. E poi in teoria ci sarebbero 2 squadre che a noi per me darebbero più fastidio ancora per come giocano, cioè il Napoli e il Benfica. Eh sì. Il Napoli ovviamente l'abbiamo messa scaramanzia a parte perché parte in vantaggio, gioca in casa, ok. E poi c'è il Benfica, Henry. Io del Benfica, cioè, è ovvio che se non hai visto questa Champions League o questa stagione, diresti, anzi, urleresti il Benfica. Mm-mm. Però questa stagione, questa squadra viaggia. Questa squadra ha un ritmo impressionante, ha dei giocatori di estrema qualità in attacco e anche a centrocampo, ti direi. Mm. Dietro ha comunque Otamendi che fa valere, diciamo, l'esperienza. Gli altri sono giovani che stanno crescendo, però sì, ecco, tra queste io eviterei alla grande il Benfica. È ovvio che se peschiamo il Benfica, per me ce la si gioca. Ce la si gioca. Poi il rischio Sì, di sì. uscire c'è perché il Benfica gioca molto bene. Per me gioca meglio del Chelsea. Per me non dico che sarebbe meglio pescare il Chelsea e il Benfica, ma quasi. Le altre sono effettivamente proibitive. Cioè il Bayern, il City e il Real sono da evitare come veramente qualsiasi cosa. Se peschi il Napoli è tosta, è molto tosta, ma anche lì penso che te la giochi a viso aperto e tu sei nel tuo, tra virgolette, habitat naturale e l'Inter no, vi prego. L'Inter, guarda, piuttosto, ripeto, piuttosto mi faccio dare 4 gol da Haaland che viene a San Siro, si diverte, va a esultare, fa 4 gol uno diverso dall'altro, piuttosto che rivivere 2 settimane come quelle precedenti, ecco, quindi onestamente non mi va, non mi Ah va no, e sai non... cosa, Henry? Il fatto è che la tensione sarebbe spropositata per noi e per i giocatori, che non sono nemmeno quei giocatori che qualche mese fa, all'uscita del film di Massimo Ambrosini, stavamo bene insieme e ti hanno detto che quella è stata la loro settimana peggiore della carriera. Ed era gente come Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, Alessandro Nesta, gente che aveva già fatto i mondiali, gente che aveva già vinto le Champions, oppure gente che aveva già fatto 200-300 gare in carriera. I nostri, io non so come potrebbero reagire a un carico di tensione del genere, No, ecco. magari paradossalmente, essendo diciamo più giovani e più incoscienti sotto questo punto di vista, potrebbero Boh. viverla, non dico meglio, ma diversamente. Ecco, potrebbe essere una pressione diversa, potrebbe esserci anche una tensione diversa. Ecco, rischia di essere più nervosa che tesa. Non so Mm. se mi spiego. Quindi dipende, poi dipende sempre anche come la vivono gli allenatori, come la vivono le due società. Cioè, non ti dico che sarei curioso, ma eviterei, come proprio Bravo. qualsiasi altra cosa. Come ho detto come c'è scritto nella grafica, scriveteci la vostra squadra, quella che vorreste incontrare, o semplicemente se ne avete una che proprio non volete avere dall'urna di Neon, che tra l'altro non è domani, giovedì, ma si aspetteranno le partite di Europa League, quindi venerdì alle 12 c'è il sorteggio e noi saremo live per seguirlo, come abbiamo seguito gli ultimi 2, visto che insomma non è andata male. Seguiamo anche il terzo sorteggio stagionale da Neon, ore 12, lo seguiamo qui, in diretta sul nostro canale YouTube. Caro Henry, oggi invece su Quotidiani Italiani si parla ancora un po' di Champions League, dei piccoli,
perché il Milan è in semifinale, in teoria, è nella Sì, Final sì, Four nelle Final di Four. Youth League, batte 2-0 l'Atletico Madrid di questo signore qui, del Niño Torres, grande Niño. Primavera in trionfo e tra le 4 grandi d'Europa ha battuto appunto l'Atletico Madrid, 2 gol, uno per tempo, uno di Stalmach e uno di El Hilali, fanno volare a Nyon, anche qui, il Milan Primavera, visto che ci sarà il sorteggio per la Final Four di categoria. Bene così, sembra in peggio, devo dire la verità, sembra il Milan dei grandi, perché il Milan dei grandi è comunque gioca la Champions League, la Primavera sta giocando per non retrocedere, e quindi è altro campionato, però invece in Europa si trasforma, batte anche l'Atletico. Sì, le altre tra l'altro, se non erro, adesso Mm? non so se ce lo si giocava già ieri, faccio un check rapidissimo, Poi- c'era esatto, lo Sporting che ha battuto il Liverpool e quindi una delle altre è sicuramente lo Sporting, se non sbaglio le altre due erano Real e AZ di Alkmaar o c'era di mezzo l'Ajax, adesso mi ricordo. Nei commenti voi siete più bravi di noi, però... Ah, eccole qua. No, per ora sono qualificato solo il Milan e lo Sporting. Delle altre due si deciderà tra Ajax Palato Borussia e AZ di Alkmaar Real Madrid. Quindi Mm. due di queste quattro raggiungeranno il Milan e lo Sporting tra le quattro big. Comunque ieri abbiamo visto uno spezzone, Simo, Sì, è un Milan che in Youth League funziona benissimo, perché ieri non ha, come dire, demeritato, non ha rubato nulla, ha vinto 2-0 meritatamente, quindi sì, sì, bene così, c'è assolutamente. qualche giocatore interessante, la piccola chicca che è già stata detta e ripetuta, che l'unico gol di Fernando Torres con la maglia del Milan ha segnato proprio sull'assist di Ignazio Abate, che era il suo rivale ieri. A proposito di Sporting Lisbona, Harry, mi hai dato l'assist. Chi l'ha visto, Harry? Boh, Tan 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 tan. Rafa fa fatica nel nuovo Milan, modulo e firma lo limitano. I numeri del calo, 0 gol da quando parte più centrale e anche più prevedibilità sul contratto novità a breve. 27 presenze nel 4-2-3-1, una media di un gol ogni 3 partite, 0,33, precise. I tiri sono 3 a partita circa, degli riusciti 2, assist 0,26, sì, se non vedo male, occasioni create quasi 2 a partita. Questo è Rafa nel 4-2-3-1. Ma chi l'ha visto, Henry? non noi, non i tifosi del Milan. Mm. L'abbiamo visti i numeri di ieri di Leao. Io credo che sia un insieme di cose, credo che sia un problema tattico, a parte che questa pagina, questa situazione fa un po' scopa con quello che abbiamo detto ieri noi al talk sulle AO, cioè cercare di capire se sia un problema più tattico, più mentale, più tutte e due, quale in maniera maggiore, ecco, quindi io penso che ci siano tutte e due le cose, sicuramente questo nuovo ruolo non gli si cuce addosso, Perché questi sono i dati, Henry, non gli si cuce nel addosso. mentre. Questi invece sono quelli del 3-4-2-1. 0 gol, i tiri sono rimasti più o meno simili, i dribbling riusciti sono 3,43 a partita, gli assist 0,14, le occasioni 1,5. In realtà non è che balla tantissimo. Io infatti ne farei più una questione di Rafa 2022, Rafa 2023. Farei proprio più Mm. una questione di anno. Lui è tornato dal mondiale, fa bene le prime due partite, come tutti, perché fa bene quella con la Salernitana, fa bene anche quella con la Roma, manda in porta Pobega per il 2-0. Poi c'è il blackout del Milan, ok? C'è il blackout del Milan, tutto gennaio, in cui lui comunque segna un gol a Lecce. Poi cosa succede? Il Milan si rialza,
perché il Milan a febbraio con la difesa a 3 si uguale. rialza. Vabbè. Il Milan con la difesa a 3 si rialza, si sistema. Leao no, Leao rimane sui livelli del gennaio, sui livelli dell'essere spento. Ma la cosa per me più preoccupante, lo ribadisco, l'ho detto anche ieri, non è tanto quello, è più il vederlo proprio un po' vuoto, cioè un pochino proprio spento. Cioè Leao è sempre stato un giocatore che anche nelle prestazioni non sufficienti lo vedevi sorridente, lo vedevi provare, lo vedevi fare quella fiammata partita, lo vedevi che, non dico non se ne fregava nulla, però comunque la viveva con molta leggerezza. Il vederlo proprio non riuscire neanche a fare un dribbling a 1,5 metri, neanche riuscire a saltare in 1 contro 1 senza il raddoppio, nel passare in mezzo a due avversari che comunque non è che ti stanno braccando strettissimi, vederlo proprio con la faccia bassa, vederlo consolato da Giroud dopo il gol di Giroud, cioè vuol dire che non sta passando un periodo facile, ecco. Poi può essere la questione tattica, può essere la questione del rinnovo, non lo Sì. so, però il dato di fatto è che non sta passando un periodo facile. Per me tanto fa la testa in questo momento di Rafa, anche la posizione in campo, perché per me rende di più giocando esterno, però questa è un'altra questione. Per me tanto sta facendo la testa, in realtà stavo vedendo i numeri, praticamente ciò che cambia in questo momento sono la palla che va in gol, perché alla fine i tiri sono 2,89, 2,43, erano i dribbling riusciti 1,96, 3,43, quindi in teoria dribbla molti di più e li riescono anche molti di più i dribbling. Gli assi sono 0,14, c'erano 0,26 prima, occasioni create 1,5 a partita, 1,5 a partita. Quindi non è che c'è questo abisso, è la testa dove lui si è messo nell'abisso. Sì. Caro Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ridiamo appuntamento tra pochi minuti per Chiama Milan, poi ovviamente tutti gli appuntamenti soliti di giornata, quindi con Lancia alle 13, il talk alle 16 e Filo Rossonero alle 19:10. Carissimo, ciao. Ciao a tutti, mi raccomando, lasciate un mi piace qua sotto, non vi costa niente, ci supporta tanto. Scriveteci nei commenti, secondo voi cosa è successo alle AO, ma soprattutto la squadra che vorreste prendere ai quarti di finale e perché proprio non l'Inter. E Neanche loro. niente, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, così non dovete. Cioè, il bello dell'iscrizione, della campanella, delle notifiche, è che poi non dovete scrivere ogni mattina alle 10:10 Radio Rossonera su YouTube. Vi arriva le notifiche, cioè vi arrivano le notifiche e vi guardate il video, quello ci vuole di più. Forza. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao ciao.